Mi chiamo Alfredo Rampi, avevo 6 anni e fui protagonista di uno dei primi reality della storia della TV che si concluse con la mia morte. Il 10 giugno 1981, mentre tornavo a casa da solo attraverso i prati, sono caduto in un pozzo recentemente scavato in un terreno in cui si stava edificando una nuova abitazione coperto da una lamiera tenuta ferma da sassi. Si scoprì poi che il buco era stato chiuso dal proprietario poco dopo che erano già iniziate le ricerche. I soccorritori si radunarono all'imboccatura del pozzo e vi calarono una lampada tentando di localizzarmi. Ero bloccato a 36 metri di profondità. Le operazioni di soccorso si rivelarono subito estremamente difficili in quanto la voragine presentava un'imboccatura larga solo 28 cm ed una profondità complessiva di 80 metri, per cui era impossibile calarvi dentro una persona. Alcuni tecnici della TV calarono nel budello roccioso un'elettrosonda a filo per consentire ai soccorritori in superficie di comunicare con me ed io risposi lucidamente. Pensarono di scavare un tunnel parallelo al pozzo da cui aprire un cunicolo orizzontale lungo 2 metri. Un gruppo di giovani speleologi si offrirono volontari per calarsi nel sottosuolo, ma giunsero a pochi metri da me senza potermi afferrare. Iniziarono gli scavi del tunnel parallelo, ma il terreno inizialmente si rivelò friabile. Io ero ancora pienamente cosciente. La risonanza mediatica alimentò la curiosità del pubblico, non solo televisivo. Attorno al pozzo si raccolse una folla di circa 10.000 persone e incominciarono ad arrivare anche venditori ambulanti di cibo e bevande. Anche il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, tentò di parlarmi per confortarmi. Un manovale siciliano dal fisico minuto, che venne subito ribattezzato l'uomo ragno, tentò di calarsi nel pozzo ma non riuscì ad avvicinarsi a sufficienza a me anche se poté parlarmi. Ero stanco. Gli scavi del tunnel sotterraneo andavano a rilento. Avevo smesso di rispondere ai soccorritori e i medici presenti sul posto riferirono che il respiro stava rallentando. Pertini si trattenne per tutta la serata e la notte e convinse le redazioni dei telegiornali a non interrompere la diretta, ma al contempo complicò ulteriormente la già caotica situazione circostante. Intanto ero scivolato a circa 60 metri dalla superficie e l'unica possibilità rimasta era la discesa di qualche volontario lungo il pozzo. Quello che di più si avvicinò a me fu Angelo Licheri, piccolo di statura e molto magro, che si tolse gli abiti che aveva indosso rimanendo solo con la biancheria intima. Nella discesa riportò sul corpo delle notevoli ferite da taglio, delle quali portò i segni per tutta la vita. Mi raggiunse. Parlammo un po', ma io rantolavo. Licheri rimosse con le dita il fango che avevo negli occhi e nell'aria riuscì a liberarmi mani e le braccia che erano raccolte dietro le anche. Non riuscì però a disincastrarmi completamente perché ero rannicchiato con le ginocchia che mi schiacciavano il petto. Per ben 3 volte l'imbracatura che mi infilò si aprì. Tentò allora di prendermi di forza, prima sotto le ascelle e poi per le braccia, ma io scivolavo sempre più giù. Involontariamente Licheri mi spezzò anche il polso sinistro. Dopo 45 minuti a testa in giù Licheri mi mandò un bacio e fu tirato su. Scosso per l'accaduto, Licheri sceglierà di lasciare l'Italia per oltre 20 anni trasferendosi in Africa. Altri volontari fallirono e uno di questi, risalito, dichiarò che ero probabilmente morto. Uno stetoscopio calato nel pozzo non registrò nulla ed una piccola telecamera registrò che ero immobile e non respiravo più. Nel pozzo fui messo azoto liquido a -200 gradi per recuperare il mio cadavere ben 28 giorni dopo la mia morte. Si sarebbe potuto fare di più?